Hola da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo con piacere un EP che nei suoi soli 25 minuti riesce a esprimersi con vivacità e consapevolezza magistrali tra prog, doom e tanto altro. Superbia, avarizia, ira, invidia, lussuria, gola e accidia. In poche parole, i 7 vizi capitali che hanno ispirato tante forme d'arte lungo la storia, dal Purgatorio di Dante ai moderni fumetti giapponesi. Poteva il metal, il genere musicale più immorale, evitare di ispirarsi a essi? Ovviamente no. E nel corso della sua storia il tema è stato usato e abusato tanto da diventare scontato. Quanti dischi di 7 canzoni, ognuno dedicato a un singolo vizio, si sono visti nel corso degli anni? Tantissimi. E Septem dei Moths non è neppure l'ultimo in ordine di tempo di cui siamo a conoscenza. Ma nel caso di questa band di Porto Rico, la banalità del macro tema, peraltro affrontata in maniera non scontata nei testi, è più che compensata da originalità e qualità assolute. Pubblicato autoprodotto lo scorso 1 agosto, quello di oggi è un EP difficile da descrivere, vista la natura mutevole e multiforme. Le due basi principali dei portoricani sono senza dubbio progressive e doom. Il primo, più che al classico standard metal, si rifà al passato, al prog rock originario, più puntato sulle emozioni che sulla tecnica. È però appesantito e non manca di riferimenti anche al progressive metal moderno. Lo stesso vale anche per la parte doom. A tratti è di scuola odierna, ma più spesso torna indietro alle origini nel Black Sabbath. Tra l'altro, i Moths riprendono anche molto dall'hard rock anni 70. Ma il loro range di influenze non finisce qui. A tratti Septem mostra anche elementi molto lontani dai due generi, per esempio di carattere black metal oppure elettronici. Il risultato, per paradosso, ci ha ricordato il doom all'italiano, in una versione però molto più spinta verso il progressive. È un affresco variopinto, in cui il tocco di colore finale è la voce di Marielle Viruet. Molto versatile, sa sempre adattarsi e supportare al meglio le tante svolte del disco. Passa da registri morbidi ad altri pieni e calorosi, arrivando anche ad un convincente groove. Le sue linee vocali sono un valore aggiunto per un disco che però, anche a livello musicale, sa dare molto. Dalla loro i Moths non hanno solo una gran personalità, che come abbiamo detto tante volte qui su Heavy Metal Heaven da sola è un po' fine a se stessa. C'è anche tanta qualità e tanta ispirazione, nonostante la giovinezza apparente dalle foto promozionali. I portoricani danno l'idea di avere tanta consapevolezza e il pieno controllo della propria musica. Ogni passaggio, ogni cambio di tempo o di atmosfera, ogni elemento è piazzato con grandissima cura. E in ogni comparto musicale, Septem eccelle nel creare le giuste atmosfere senza lasciare da parte melodie vincenti e ottimi riff. Seppur la vera forza del gruppo sia un'altra, la creazione di contrasti, sia all'interno delle singole canzoni che tra l'una e l'altra in scaletta. Per esempio, Envy è molto leggera e psichedelica, persino allegra. Incide bene sia nella prima parte più dinamica, sia nella seconda, ancor più sognante del resto. Quasi il contrario di Gluttony. Alterna momenti nervosi, aggressivi e altri più aperti, ma sempre cupi, apocalittici, grazie ai profondi riff doom. Il tutto condito con melodie che ricordano i migliori Opeth. Sono i picchi del disco con Lust. Tiene fede al proprio vizio in una base in qualche modo sensuale grazie al cantato di Viruet, ma senza mancare di aggressività che viene fuori spesso. Comunque sia, al di là di questo terzetto, sono tanti altri passaggi che si segnalano lungo i 25 minuti dell'EP. Per esempio si può citare la frazione truce alla fine di Pride, le venature black e rabbiose di Wrath, mescolate in maniera ottima alla base molto stoner doom del gruppo, oppure l'intera Sloth. È un breve intro dalle sonorità country che dà un tocco di eclettismo in più all'EP, semmai ce ne fosse stato bisogno. E al di là di questi, nel settetto del disco non c'è davvero un solo brano meno che eccezionale. A questo punto non dovrebbe esserci bisogno di molte più parole. Nonostante il tema ampiamente sfruttato, Septem gli dà una lettura nuova e sgargiante, tutta da scoprire nella sua altissima qualità. Di sicuro chi ama il progressive e il doom più istrionico andrà a nozze con i Moths, che in meno di mezz'ora riescono a esprimersi in una maniera più vivace di quanto tanti gruppi, alla media, riescono in un'intera carriera. Che altro possiamo consigliarti se non di scoprire quest'album? Voto di Heavy Metal Heaven 76 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi è tutto. Ti abbiamo attirato verso la musica dei portoricani? Dicelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere il più possibile. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni pochi giorni. Infine seguici su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!